In questa giornata di pesca sono con i miei collaboratori Giuliano e Domenico. Sto registrando un po' di video tutorial da postare sul canale YouTube ma anche sugli altri social, e tra questi video tutorial ce n'è uno che invece vi mostrerà Giuliano, che è l'innesco della cozzetta utilizzando un'ancoretta. E senza perderci troppo in chiacchiere andiamo a vedere cosa ci fa vedere oggi Giuliano. Ciao ragazzi, sono Giuliano. Come anticipato da Andrea vi faccio vedere uno degli inneschi che si usa qui prevalentemente a Fiumicino per le orate, la cozzetta. Andiamo ad utilizzare l'ancoretta, la famosa ancoretta che noi abbiamo in queste due misure, la 14 e la 16. Allora, intanto vi spiego la costruzione del terminale. La lunghezza può variare da un 20 cm fino a un 70 cm, dipende anche in base alla situazione del mare e appunto dalla corrente. E il filo può variare da uno 0,22 fino a uno 0,25 tranquillamente. Qui andiamo a legare la nostra ancoretta, che sarà adeguata alla cozzetta che andremo a innescare. Quindi questa qui è la nostra ancoretta del 16. Posso farti qualche domanda mentre parli? Certo. Questa è la grandezza media della cozzetta che si utilizza? Esatto, 2 cm e mezzo. Ok, anche perfetto. 3. E le ancorette 14 e 16 cos'è? Sono le due misure? Sono le due misure più utilizzate. Ok. La 14 è per le cozzette un pochino più grandi. A volte si possono utilizzare anche due ancorette messe in linea una sopra l'altra. Noi adesso andremo a vedere con un'ancoretta sola. Allora, l'innesco è molto semplice. Andiamo a prendere una delle tre punte dell'ancoretta e la andiamo ad inserire qui, diciamo dalla parte piatta della cozza. Lì dove di solito esce sempre la parte peluria filamentosa, no? Esatto. Okay. Noi andiamo a bucare piano piano qui, senza aprire la cozza, e piano piano l'ancoretta andrà dentro senza forzare, ecco qui, e poi dobbiamo fargli fare uno scattino e si andrà praticamente ad incastrare qui sulla peluria, sul baffetto che esce. Questa qui può essere lanciata tranquillamente perché non si va a levare, non si stacca facilmente. E quindi senza utilizzo di filo elastico in questo caso? Senza l'utilizzo di filo elastico, senza l'utilizzo dell'elastico. Ok. Quindi soltanto un innesco proprio semplicissimo. Esatto. Una punta dentro e due rimangono fuori. Così quando l'orata mangia, se prende solo l'ancoretta, la cozza senza morderla, si può comunque allamare tramite le due punte esterne. Ok, e adesso dopo faremo anche in chiusura di questo video anche il lancio, così la facciamo vedere in volo. Va bene? Che non si stacca. Fammi vedere un po' la lenza, ne hai già parlato. Comunque ragazzi, è la lenza per eccellenza PAF a fondo. Non so se chi di voi già ha visto il mio video come imparare a pescare al mare. È questa, cioè la prima lenza che si costruisce è il piombo scorrevole in linea, perlina di battuta che è un salvanodo a seguire. In questo caso Giuliano ha messo una girella, anche io preferisco la girella. Generalmente quando insegno questa lenza la insegno con girella e moschettone, perché io poi fornisco gli ami legati, dico ok fate un'asola e l'agganciate lì per semplificare, però occhiello è decisamente meglio una girella. La lunghezza del terminale ce l'hai detta? Sì. Che varia dai 20 fino ai 70 cm, questo in relazione appunto alla situazione del mare e alla corrente. Ok. Perché un finale troppo lungo con un'eccessiva corrente potrebbe aggrovigliarsi. E credo che un finale troppo lungo, tra l'altro, visto che questa è una pesca che si pratica così sugli scogli, sarebbe anche difficile da lanciare, visto che qui si lancia in sospensione. Esatto, quindi un finale troppo lungo poi può andarsi a incastrare in mezzo ai scogli durante la fase di lancio. Simulazione di lancio della cozzetta. Come potete vedere la cozzetta ha tenuto perfettamente il lancio, questo perché per questa pesca si utilizzano delle canne molto morbide come la nostra DTF,
e questo aiuta appunto in fase di lancio a non strappare la cozza. Infatti, come abbiamo visto, la cozza e il piombo sono entrati in acqua insieme, abbiamo visto le due schiumette e quello appunto ci sta a significare che il piombo e la cozza sono rimasti appunto in linea e sono entrati in acqua. Un'altra parte fondamentale è appunto la grammatura del piombo che andiamo ad utilizzare, appunto rapportata alla distanza. Questo perché per questa pesca si vanno ad utilizzare dei piombi che vanno dai 30 fino ai 60 grammi. Questo perché noi pasturiamo con le fionde o con gli spomb e riusciamo ad arrivare fino ai 40-50 metri. Per questo appunto non ci serve raggiungere elevate distanze, possiamo pescare tranquillamente con un piombetto da 30 grammi che fa anche meno attrito in fase appunto di abboccata e il pesce sente meno l'attrito del piombo in fase di abboccata, di mangiata. Come detto in apertura di questo video, questo è uno degli inneschi che possiamo fare utilizzando la cozzetta, facilmente reperibile qui sotto magari nel nostro spot. In altri video vi mostreremo altre tipologie e inneschi, magari della cozzetta a grappolo, di alcune varianti anche con più ami o più ancorette. Andrea, io ho finito, ma qualcosa da iscriversi al canale, dici te o la dico io? Iscriviti al canale, campanella. Aspetta, faccio la dici tu e qua facciamo uscire il bannerino. Dove? Qua, ok. Fai così col dito, esatto, di iscrivetevi al canale e spuntate la campanella. Tu sai perché serve la campanella? Le notifiche. Ok, vai, dillo allora. Il dito lo lascio lì perché ci metto il banner, vai. Ok. Allora iscrivetevi al canale, spuntate la campanella, così almeno potete essere aggiornati su tutti i nuovi video. Giusto? Giusto. Va bene così. Lo lascio qua al dito. No, levalo, vai, lo puoi togliere.